Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon sabato. Prima di iniziare questo nuovo contenuto, calciomercato in casa Napoli ci si muove per l'eventuale partenza di Anghissà per la Coppa d'Africa e rimpiazzarlo, contatti avviati per Kobbie Mainoo del Manchester United, ce lo dice Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, e quindi andiamo a fare il punto della situazione passando anche per l'intervista del presidente della Laurentiis per quanto riguarda lo stadio. Il Maradona è ma ci si sofferma sempre sulla forma e meno sul contenuto, perché credo che il presidente sia quasi stufo di questa situazione e cerca di smuovere qualcosina, anche essendo abbastanza duro nei toni. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se volete attivando la campanellina, così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto, e se vi piace questo video un bel like fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo. Andremo anche a vedere le ultime verso Bologna-Napoli che si giocherà domani, anche se abbiamo fatto un video ieri e se volete potete andarlo a recuperarlo sul canale stesso. Detto questo, Kobbie Mainoo, contatti avviati con il Napoli, ce lo dice Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, per sostituire Frank Zambo Anghissà, che partirà per la Coppa d'Africa e quindi dovrebbe stare un mese fuori, poi dipende dal cammino della nazionale di Frank nella stessa competizione. Il Napoli con tutta probabilità correrà ai ripari nella finestra invernale di calciomercato per acquistare un centrocampista, visti il lungo stop di De Bruyne e la partenza di Anghissà per la Coppa d'Africa. Uno dei nomi accostati agli azzurri che più scalda la piazza è Kobbie Mainoo, di cui ha parlato l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano su YouTube. È una notizia che ha avuto molto seguito anche nella giornata di oggi. Posso confermare i contatti che ci sono stati anche durante la scorsa settimana tra il Napoli e chi assiste Kobbie Mainoo, contatti costanti che partono da un gradimento totale da parte degli azzurri nei confronti del calciatore. Di questo gradimento ho raccontato già la scorsa estate, negli ultimi giorni di agosto, ma poi non fu possibile per un muro altissimo del Manchester United. Ma mai non resta l'idea di giocare in prestito. Non è solo il Napoli la squadra interessata, ma c'è tanta concorrenza. Bisogna provare a capire se si può portare il calciatore a casa in prestito. Il Napoli è una delle opzioni, ma non l'unica. Il ragazzo ha tante richieste in Inghilterra e non solo. Riuscire a prenderlo, anche se in prestito secco, sarebbe un'operazione molto importante, anche perché De Bruyne si è infortunato, come abbiamo appena detto, e anche chissà, un mesetto lo tieni fuori. Detto questo, io ne ho già parlato in un video non molto tempo fa. Dal punto di vista tecnico, tattico, caratteristiche del calciatore, età, a me piace e non poco. Centrocampista centrale con spiccate doti dal punto di vista offensivo, tiro da fuori, inserimento, colpo di testa, comunque ci siamo, completezza da questo punto di vista. Però la domanda che mi pongo io è: viene a Napoli, bisogna inserirlo nello scacchiere di conto, entrare nella testa del calciatore, far sì che poi scatti la scintilla, tra virgolette, e vederlo in campo. Quindi lo prendiamo, ma per sostituire Anghissà. Ma scenderà in campo poi quando Anghissà non c'è? Che poi lo prendi per sostituire numericamente Frank, che parte per la Coppa d'Africa, ma non credo che poi porti a casa il calciatore con la formula del prestito secco, anche se è una situazione difficile e ci arriviamo. Dovresti poi vederlo metà gennaio, inizio febbraio. Torna comunque Frank, se rispettiamo i tempi di tutti gli acquisti del Napoli, ovviamente nella gestione del mister Antonio Conte, che ci vuole vedere lungo e vuole avere tutte le sicurezze del caso per fidarsi di qualche calciatore che arriva poi, diciamo, in una sessione di mercato di gennaio, dove non è mai semplice portare a casa calciatori e tenere la rosa sotto controllo a livello numerico per quanto riguarda le eventuali partenze ed infortuni. È un classe 2005, quindi non avresti assolutamente problemi per tesserarlo in lista. È un under 22, quindi non devi scalare qualcuno, far sedere qualcuno, mandare in tribuna qualcun altro, e dal punto di vista tecnico-tattico sarebbe sicuramente un grande acquisto. Ma vista che c'è tanta concorrenza, probabilmente ti devi allargare dal punto di vista della formula, perché in prestito secco o il calciatore sposa completamente e vuole venire a Napoli alla corte di Antonio Conte e con la maglia scudettata addosso dire la sua, come fu per Billing, che non aveva lo scudetto diciamo sulla maglia, però
è stato uno dei protagonisti dal punto di vista dei gol segnati pesantissimi per quanto riguarda Philly Billing, che si è cucito lo scudetto e resterà nella storia del nostro Napoli per essere diventato un calciatore scudettato. Magari riusciamo a portare a casa questo calciatore e con questa operazione sarebbe un colpo grandissimo e mi auguro che ovviamente nel caso lo prendi scocchi subito la scintilla e lo vedi in campo, non dico arriva e la partita dopo lo fai giocare, però molto meno tempo di quanto ci sta mettendo i nuovi acquisti come un Noah Lang ad esempio, dove cominciamo a vederlo adesso dopo averlo preso comunque nella sessione di mercato estiva. Le parole del presidente De Laurentiis, che destano scalpore come sempre nella forma, scusate, non nella formula, ma non si va, secondo me, a capirne non il contenuto, ma il momento, perché vedo un presidente De Laurentiis che da questo punto di vista sullo stadio e su tutto ciò che gira intorno a questa situazione si è un po' stufato. Molti tifosi del Napoli direbbero sì, ma quella la colpa è sua perché non vuole investire, eccetera, eccetera, eccetera. Noi ne abbiamo sempre parlato della situazione burocratica e di tutto ciò che poi potrebbe esserci intorno ad un'operazione del genere, rinnovo Maradona o stadio nuovo, che possa essere, però si va sempre a punzecchiare il presidente De Laurentiis e dire sì, avete visto, è stato zitto per tanto tempo, adesso è uscito di nuovo fuori con un'espressione, il Maradona è un, l'avete letta dappertutto, eccetera, eccetera, anche perché De Laurentiis ne fa una questione prettamente economica di introiti e dice l'Arsenal in Inghilterra o le altre squadre, l'Arsenal in Inghilterra, ho visitato lo stadio, ma ci arriviamo alle parole del presidente e si rifà una questione economica dove dice le big incassano 13, 14, 15 milioni a partita, io ne incasso solo 3, come si può competere dal punto di vista economico con squadre del genere? Bisogna fare uno stadio nuovo. Aurelio De Laurentiis torna a punzecchiare comune e istituzioni affrontando il tema durante il Football Business Forum alla Bocconi. Parole pesantissime quelle del presidente del Napoli, lo stadio Diego Armando Maradona è un cesso. Lo dissi già quando arrivò Ancelotti, è uno stato vecchio con una pista d'atletica che non è il massimo per il pubblico e addirittura un fossato che allontana ancora di più. Sottolinea il padrone che, come ricorda, il Napoli paga la stessa cifra del Paris Saint-Germain, ma loro hanno l'esclusiva e fatturano più di 100 milioni l'anno. Noi lo abbiamo per 3 giorni. ADL accusa la burocrazia italiana. Le autorità sono i più grandi nemici del calcio, serve flessibilità, gli immobili intorno agli stadi garantirebbero rendite come è successo all'Arsenal. Visitai l'Emirates, 200 salottini, 60.700 posti e case costruite intorno per rientrare dall'investimento. Non manca la stoccata al comune, quando l'Inter e Milan incassano 14 milioni a serata, noi arriviamo a 3 e poi devo comprare calciatori da 50-60 milioni. Obiettivo? Uno stadio da 70.000 posti con 100 skybox e parcheggi veri. Manfredi e Cosenza non sanno nulla di calcio, quindi iniziata di nuovo, o meglio, non era mai terminata e non terminerà mai, secondo me, questa diatriba tra comune e presidente De Laurentiis. Lo stadio lo finanzio io, ma serve un signore sopra le istituzioni per accelerare. Infine, l'affondo su FIFA e UEFA. I club pagano gli stipendi e i giocatori tornano infortunati. Manca leadership, siamo in mano a dei dirigenti che pensano solo al portafoglio da questo punto di vista. Noi vogliamo andare a sindacarne il contenuto. Per me non c'è niente da sindacare nelle parole del presidente De Laurentiis, né tantomeno ci sarebbe la possibilità di schierarsi da una parte o dall'altra. Per me tutti dalla parte del presidente, così come ho letto in un tweet, credo, o in un intervento di Carlo Alvino, non ne sposo quasi mai né l'esposizione né tantomeno il contenuto per quanto riguarda Carlo Alvino, però questa volta mi trovo totalmente d'accordo, tutti dalla parte del presidente, anche perché ogni qualvolta, tra virgolette, si incazza ed è molto colorito nelle esposizioni, così come il Maradona è un cesso, eccetera, 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 vuol dire che si sta stufando di determinate situazioni al limite dove tu hai lavorato, hai fatto appuntamenti, hai chiacchierato, hai parlato con chi di dovere, magari avevi qualche mezzo sì, magari una situazione che si stava portando avanti e poi si è chiusa dal punto di vista burocratico, quindi qualche porta sbattuta in faccia, situazioni che comunque
avevi valutato diversamente, non sono andate come volevi, ti stufi e cominci a buttare fuori tutto ciò che deve essere buttato fuori. Parliamoci chiaro, perché in Italia costruire dal punto di vista burocratico ha due facce: se costruisci da qualche parte o se costruisci da qualche altra parte un po' più giù. E non ne faccio una questione, sì, ma voi siete i soliti tifosi del Napoli, che al nord va bene, al sud no, non vi va mai bene niente. No, è un dato di fatto. Lo dicono parlamentari, ecco, che vorrebbero cambiare qualcosina al sud, ma ovviamente le chiacchiere se le porta via il vento e devono avere a che fare con tantissimi altri personaggi che poi mettono bastoni fra le ruote. Lo dice il presidente De Laurentiis, lo dicono in tanti, non può essere una cazzata, ecco, detta con le parole del presidente colorite. Io mi schiero sempre dalla sua parte, sono sempre stato dalla parte di Aurelio De Laurentiis, anche perché i risultati, conti alla mano e clamore dal punto di vista della società cresciuto in maniera esponenziale in Italia e in Europa, non possiamo fare altrimenti. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, e per quanto riguarda Bologna-Napoli, la formazione non dovrebbe cambiare rispetto a quella che abbiamo discusso ieri nel video che ho caricato ieri pomeriggio. Se volete lo potete andare a recuperare. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto e domani imperativo fare risultato a Bologna. Bottino pieno, sarebbe veramente il caso, così ci stiamo lì su per tutta la sosta delle nazionali, e dal punto di vista mentale sarebbe un passaggio molto ma molto importante. Ciao.